Amiche e amici, bentornati su Solfatara News. Siamo di nuovo sopra uno dei punti più sensibili e imprevedibili d'Europa, i Campi Flegrei. Un territorio che può apparire fermo, quasi addormentato a uno sguardo superficiale, ma che in realtà è tutt'altro che statico. Qui tutto è in movimento, anche quando sembra non accadere nulla. Ed è proprio questo il rischio più grande: abituarsi alla calma apparente, mentre sotto i nostri piedi qualcosa continua a evolversi senza sosta. Non esiste un vero momento di tranquillità in un sistema vulcanico come questo. Anche le variazioni più piccole, quelle che potrebbero sembrare insignificanti, possono essere il preludio di cambiamenti molto più importanti. Una pressione che aumenta lentamente, gas che modificano la loro composizione, temperature che si stabilizzano su valori elevati. Sono tutti segnali che non possono e non devono essere sottovalutati. Ed è proprio per questo che il nostro lavoro continua ogni giorno, senza pause. Perché fermarsi, anche solo per poco, significa rischiare di perdere informazioni fondamentali. Ogni immagine raccolta, ogni dato registrato, ogni sorvolo con i nostri droni rappresenta un pezzo di un quadro molto più grande che stiamo cercando di ricostruire nel modo più preciso possibile. Il nostro obiettivo è chiaro: osservare, documentare e condividere, senza filtri, senza ritardi. Ed è in questo contesto che nasce il nostro progetto del sismografo indipendente. Uno strumento che ci permetterà di andare oltre ciò che è visibile, di captare quei segnali nascosti che spesso anticipano ciò che accade in superficie. Un sistema libero, continuo, accessibile a tutti, che può davvero fare la differenza. Se volete sostenere questo progetto, trovate il link alla raccolta fondi nella descrizione e nel commento fissato. Non si tratta solo di supportare un canale, ma di contribuire a un monitoraggio indipendente di un'area che riguarda milioni di persone. Oggi, sabato 4 aprile 2026, siamo finalmente tornati in volo dopo 3 giorni di stop forzato a causa del maltempo e del vento forte. 3 giorni senza osservazione diretta che, in un contesto come questo, pesano più di quanto si possa immaginare. Oggi però le condizioni sono completamente diverse. Cielo limpido, aria stabile, temperature primaverili ideali. Apparentemente perfetto, ma proprio per questo bisogna osservare con ancora più attenzione. La nostra prima tappa è stata la fumarola di Pisciarelli e quello che abbiamo trovato non passa inosservato. Il degassamento oggi è intenso, deciso, con il vapore che viene espulso con forza dalla bocca principale. Non è un'attività debole o dispersa, è concentrata, continua, evidente. Un dato che colpisce immediatamente è la diminuzione del liquido nella polla principale. Un cambiamento che può indicare variazioni interne nel sistema idrotermale. E nella piccola pozza adiacente abbiamo osservato un momento particolare. Il fango non ha ancora assunto il classico colore definito, ma si trova in una fase intermedia, in trasformazione. Un dettaglio che molti ignorerebbero, ma che per noi rappresenta un segnale da non perdere. La temperatura rilevata oggi alla fumarola Pisciarelli è di 108,3 gradi centigradi. Un valore elevato, stabile, che conferma come il sistema continui a mantenere energia senza mostrare segnali di raffreddamento. Ma c'è un altro elemento che non possiamo ignorare. Negli ultimi 2 giorni si è registrata una ripresa dell'attività sismica. Scosse di magnitudo 2 e una serata, quella di ieri, caratterizzata da tremori vulcanici frequenti e ravvicinati. Chi segue la nostra diretta H24 lo ha visto chiaramente sui sismografi, segnali continui, insistenti, che indicano un sottosuolo tutt'altro che fermo. Successivamente ci siamo spostati al cratere della Solfatara. Qui la situazione appare diversa, ma non per questo meno significativa. Il degassamento risulta inferiore rispetto ai giorni precedenti, in particolare alla Bocca Grande. Ma attenzione, questo potrebbe essere influenzato anche dalle condizioni atmosferiche. Temperature più alte e bassa umidità possono rendere i vapori meno visibili, dando l'illusione di una diminuzione che in realtà potrebbe non esserci. La temperatura rilevata alla Bocca Grande oggi è di 186,4 gradi centigradi. Anche qui parliamo di valori alti, stabili, che non mostrano alcun segnale di discesa.
E quando le temperature restano così elevate nel tempo, significa che il sistema continua a essere alimentato. Abbiamo inoltre sorvolato le pozze di fango presenti nell'area. Attualmente mostrano una quantità minima di materiale, probabilmente legata alle piogge dei giorni scorsi, ma anche queste sono dinamiche da osservare con attenzione, perché possono cambiare rapidamente. Quello che emerge oggi è un quadro complesso, fatto di segnali che non vanno nella direzione della tranquillità. Attività sismica in ripresa, temperature alte e costanti, variazioni nei fluidi e nei degassamenti, tutti elementi che, presi singolarmente, potrebbero sembrare normali, ma che insieme raccontano una storia diversa. E noi continueremo a raccontarla ogni giorno senza fermarci. Grazie per essere con noi, per seguirci, per supportare questo lavoro. Restate sintonizzati, restate informati e soprattutto non abbassate mai la guardia. Noi siamo Solfatara News e torneremo con nuovi aggiornamenti.